Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Ci sono delitti che passano alla storia per la loro efferatezza. Ci sono delitti che passano alla storia per il comportamento bizzarro del colpevole. E ci sono delitti che passano alla storia per il clamoroso esito giudiziario. La storia che vi racconto oggi contiene tutte e tre queste caratteristiche e non potrà non stupirvi. Oggi vi racconto il caso di Alberto Olivo. Oggi devo fare un piccolo disclaimer. Mi devo scusare per la voce. Purtroppo da oltre una settimana ho un raffreddore che proprio non mi vuole mollare. Però se voglio uscire col video domenica devo per forza registrare ora e quindi avrei deciso di registrare proprio ora. Vi propongo un caso d'epoca che mi ha veramente colpito per via dell'esito del processo, che fa proprio un quadro preciso di quella che era la concezione della famiglia e della donna all'inizio del Novecento. Non vi dico altro perché la storia dice tutto da sé. Buona visione! Alberto Olivo è nato il 2 giugno del 1856 a Udine, secondogenito di una famiglia benestante di commercianti. La madre, una donna energica e passionale, impone le proprie idee al marito, che è un uomo timido e riservato. L'infanzia di Alberto è segnata da diversi lutti. Quando infatti ha solo 13 anni muore suo padre e solo l'anno successivo muore anche la madre, a cui era legatissimo. Viene cresciuto da una zia allevatrice, zia che aveva fatto nascere anche lui e con cui Alberto ha un ottimo rapporto. Nella famiglia di Alberto sono presenti diversi parenti con problemi mentali. Uno zio, alcolista come il nonno, infatti si è tolto la vita, mentre un altro zio è affetto da diverse paranoie a sfondo religioso. Anche la zia che lo sta crescendo ha diverse paranoie, tra le quali ad esempio quella di giocare al lotto e di giocare sempre il numero 4. Una volta terminato il liceo, Alberto si diletta di letteratura, di poesia e anche di matematica, anche se in realtà non è che sia proprio brillante. Per mantenersi si trasferisce a Milano, dove viene assunto come contabile da una nota azienda di ceramiche, la Richard Ginori, e guadagna 175 lire al mese, che per l'epoca è uno stipendio di tutto rispetto. Alberto è un impiegato diligente e laborioso, forse un po' troppo per i suoi colleghi, che si divertono a scucirgli gli abiti oppure a nascondergli il cappello. Per i primi 10 anni di vita a Milano, dove vive in via Macello, Alberto fa la vita da single e nel tempo libero principalmente compone sonetti. Poi, intorno al gennaio del 1895, conosce Ernestina Beccaro, di 18 anni più giovane. Alberto conosce Ernestina, che ha 27 anni, presso la trattoria del Falcone, dove va a consumare i suoi pasti. Ernestina arriva dalle campagne biellesi, è analfabeta e vive e lavora da una sarta. I due si sposeranno l'anno successivo. La coppia appare sin da subito sbilanciata. Le possibilità che il matrimonio sia duraturo, solido e soddisfacente sono pochissime, ma nulla poteva far presagire il disastro che sarà. Disastro che sarà causato principalmente dalla tirchieria di Alberto e dalla sua grettezza morale, perché sarà anche un intellettuale, un poeta, ma è convinto che il ruolo sociale della donna deve essere subordinata all'uomo. Punto e basta. Ernestina invece si vuole elevare a livello sociale ed è quello il motivo che l'ha spinta a sposarsi con Alberto, che di certo non ama. Ernestina sarà ignorante, ma non è una donna stupida. Ha intenzione di elevarsi socialmente tramite l'istruzione e allora pretende che sia il marito a pagargliela. Entrambi i coniugi hanno un carattere difficile che si altera facilmente e sono pronti sempre a farsi tremende scenate
partendo da spunti insignificanti. Ernestina ha un istintivo riflesso di ribellione e vuole istruirsi. Pretende che l'istruzione gliela paghi il marito. Alberto non è certo di manica larga e allora Ernestina chiede aiuto a un vicino di casa, ad un medico, che poi diventa il suo amante. Olivo accetta quella relazione senza batter ciglio. Non si capisce se per apertura mentale oppure se per opportunismo. Ad un certo punto però si convince che i due ordiscano per toglierlo di mezzo, per eliminarlo, avvelenandolo con il cibo. Ma questa cosa la racconterà solo dopo, in seguito, quando gli farà più comodo. Purtroppo per Ernestina, però, il medico dopo poco tempo si trasferisce e lei ripiomba in quel ménage matrimoniale. Le liti si fanno sempre più furiose e frequenti, tanto che amici e vicini di casa cercano sempre di evitare la coppia per imbarazzo. Prima o poi, in una situazione del genere, si arriva ai ferri corti. La situazione degenera e la situazione tra Ernestina e Alberto è degenerata il 16 maggio del 1903. Quello che sappiamo di quello che è successo quella notte, però, verrà raccontato solo da lui, da Alberto. Quel sabato 16 maggio Ernestina e Alberto cominciano a litigare già dal primo mattino e pare che il motivo di quelle discussioni fossero proprio le lezioni di italiano della donna. Quella notte Alberto si è svegliato improvvisamente, colto da uno strano malessere. Ha svegliato Ernestina chiedendole di andare in cucina a preparargli qualcosa di caldo da bere, ma come è prevedibile, Ernestina lo manda dritto a quel paese. Allora l'uomo si trascina fuori dal letto, va in cucina, prende un coltello e un limone. Ma sarà la luce accesa oppure il rumore che stava facendo che Ernestina comincia a insultarlo dalla camera da letto, dicendogli che è un impostore, un vigliacco, un porco, uno stupido. Tutte parole che oggi ci scivolerebbero addosso, ma all'epoca dette da una moglie a un marito erano parole gravi e pesanti. Alberto però dice di non aver colto quelle provocazioni, se non quando la donna ha cominciato a insultare la memoria della sua povera madre defunta, lui non ci ha più visto. Ha mollato il limone che aveva in mano ed è corso in camera da letto brandendo il coltello, con il quale aveva intenzione solo di minacciare Ernestina. Ma si sa, una parola tira l'altra e l'uomo dice di essersi risvegliato la mattina seguente ancora con il coltello in mano, insanguinato, e con Ernestina nel letto accanto, sbudellata. È ormai la mattina del 16, una soleggiata domenica primaverile, e il malessere di Olivo è completamente svanito. L'uomo prende il corpo di sua moglie, di Ernestina, e lo porta in cucina stendendolo sul tavolo. E poi esce di casa. Alle 11 si reca dal barbiere. Poi decide di fare colazione fuori casa. Rientra per qualche istante e poi decide di riuscire nuovamente per fare una passeggiata e alle 16 va in farmacia per farsi medicare una mano ferita. Dopodiché decide anche di cenare fuori casa e rientra solo alle 23:30. Passa la notte sul divano, domandandosi se è meglio costituirsi oppure togliersi la vita. La notte notoriamente porta consiglio e il consiglio che la notte ha portato ad Alberto è quella di non fare entrambe le cose. Nessuno ha sentito nulla, nessuno sa nulla, nessuno si interessa alle sorti di Ernestina, che nell'ultimo periodo aveva detto più volte di voler andare nel Biellese per incontrare i suoi parenti. Quella è la scusa che può utilizzare Alberto per giustificare l'assenza della moglie. Il lunedì mattina non si reca al lavoro, mette in una valigia tutti gli averi della moglie e esce di casa con quella valigia, dicendo che gliela sta spedendo perché si è recata a Biella a trovare i suoi parenti. In realtà se ne vuole solo disfare. All'inizio pensa di buttare la valigia nei navigli, poi pensa che non sia abbastanza sicura e allora lo porta al mercato di Porta Venezia, dove vende tutto, anche la valigia,
incassando 12,50 lire. Dopo un paio di giorni di approfondite riflessioni, ad Alberto viene una diabolica idea. Il corpo della moglie comincia a emettere cattivo odore e lui, che ha un olfatto sensibilissimo, se ne accorge subito e teme che anche i vicini di casa possano sentire l'odore. Deve capire come fare per smaltire il corpo della moglie senza destare sospetti. E allora prende un coltello, incide la cassa toracica ed estrae tutti gli organi, che taglia a pezzi e a più riprese getta nel water. Poi stacca la testa, le braccia, le gambe dal tronco, le impasta con la naftalina e le inserisce in una valigia. Poi fa bollire dell'acqua calda e con questa lava tutto il sangue che è rimasto per casa. Per fare questa operazione Alberto impiega 4 giorni e poi rimane il dubbio di come disfarsi di quella valigia. Alberto si sente un uomo istruito e sa che il Mar Ligure è il mare più profondo e allora decide di andare in Liguria a gettare quella valigia nel mare, che è il posto che lui ritiene essere più sicuro. Il 23 maggio prende un treno diretto a Genova e si reca all'albergo Andrea Doria con quella valigia. Durante il processo, quando gli chiederanno dove avesse tenuto la valigia durante il soggiorno, Alberto, stupito, dice: l'ho tenuta in camera, ormai non emetteva nessun odore. La mattina seguente Alberto noleggia una carrozza e si fa portare al porto, dove chiede ad un barcaiolo, dietro lauta compensa secondo lui, un giro del Golfo. E quando arrivano in mare aperto, stranamente e in un modo del tutto casuale, la sua valigia scivola nel mare, lasciando attonito il barcaiolo, che fino a un attimo prima aveva visto che Alberto non si sarebbe mai separato da quella valigia e che invece ora non gliene fregava più nulla. Poi, mentre stava per tornare a casa in attesa del treno, Alberto ha fatto uno strappo alla sua nota tirchieria e si è abbuffato di pesce fritto alla trattoria di San Benigno. Pensava che il suo piano fosse andato alla perfezione, ma l'uomo, seppur tanto intelligente e colto, aveva sottovalutato diversi aspetti, come ad esempio la corrente del Golfo, che di solito porta gli oggetti galleggianti verso riva, non a largo, e poi che Ernestina non l'avrebbe lasciato in pace nemmeno da morta. E infatti qualche giorno dopo la valigia fu ritrovata, fu aperta e ne fu scoperto il macabro contenuto. La valigia fu consegnata subito alla polizia e per Genova si sparse il panico. Si pensava che ci fosse qualcuno che emulava Jack lo squartatore. Fu proprio il barcaiolo a tranquillizzare tutti, raccontando di aver portato quello strano uomo in barca che aveva gettato quella valigia. La polizia allora diramò un'allerta per tutte le regioni del nord Italia. Un altro errore commesso da Olivo è stato quello di credere che a nessuno importava di Ernestina. Evidentemente non era così, perché la polizia di Milano aveva appena ricevuto il comunicato da Genova, di cui non sapeva cosa farsene, quando ricevette anche un'altra lettera molto circostanziata che parlava proprio della scomparsa di Ernestina Vaccaro in Olivo, che pareva essersi allontanata per raggiungere i suoi parenti a Biella. La polizia andò a Biella a verificare, ma emerse solo che Ernestina risultava scomparsa da diversi mesi e allora arrestarono Alberto, dicendogli del macabro ritrovamento di quella valigia, ed Alberto confessò subito. Il processo si tiene nel giugno del 1904 e passerà alla storia per la sua assurdità. La difesa di Olivo punta all'infermità mentale, ma Olivo non è d'accordo e smentisce la sua stessa difesa. La corte stabilirà che Ernestina è morta per un fatidico incidente, perché Olivo non aveva intenzione di ucciderla. Olivo per questo tremendo omicidio farà solo 12 giorni di carcere e sarà prosciolto, senza neanche avere l'infermità mentale.
Dal mondo accademico e letterario si sono alzate diverse voci di polemiche, in particolare il sociologo Scipio Sighele, che anticipando le teorie della criminologia moderna aveva affermato che lo scempio fatto sul corpo di Ernestina era la continuazione della violenza fatta sulla donna quando era in vita, ma l'uomo non fu assolutamente ascoltato. La Cassazione annulla il processo, che verrà rifatto nel dicembre dello stesso anno. Viene nominato però come perito il criminologo italiano più famoso di tutti i tempi, Cesare Lombroso, che avrà la possibilità di illustrare nuovamente la sua teoria del naturalmente delinquente. Gli spettatori lo osservano dal banco dei testimoni e Cesare Lombroso parla, riesce a parlare senza dire nulla, mettendo ancora più confusione nella corte. E forse questo è il motivo per il quale la seconda sentenza, se è possibile, è ancora più insulsa della prima. La corte infatti dichiara che Olivo era l'unico testimone di quell'omicidio, non ricordava nulla. Pertanto poteva essere anche possibile che qualcuno fosse entrato in quell'appartamento per uccidere Ernestina mentre lui era privo di sensi. Dunque Alberto Olivo fu assolto per la seconda volta. Durante il processo l'uomo, grazie alle sue pose che passavano da poeta maledetto a uomo per bene ingannato da una donna perduta, aveva ottenuto l'ammirazione di diversi fans, soprattutto donne che gli scrivevano lettere con proposte di matrimonio. E in particolare una donna più insistente di altre lo ha ottenuto, è riuscita a sposarsi con lui. Fu un matrimonio più felice di quello precedente, come testimonia il fatto che la donna le è sopravvissuta. Dopo qualche anno trascorso all'estero, Olivo è tornato a vivere a Milano, dove è vissuto fino a 86 anni. È morto infatti nel 1942. Per decenni è stata una sorta di attrazione in piazza San Fedele, dove nei vari caffè raccontava ad ammiratori o a curiosi la sua storia senza stancarsene mai. Dopo la sua morte il tema del suo delitto ha ispirato diversi artisti e scrittori, come ad esempio il più famoso è Dino Buzzati, che ha fatto un fumetto sulla vicenda. L'uomo è stato il primo a ridare dignità alla povera Ernestina. In tempi più recenti l'artista e criminologo Roberto Papparella, che è curatore anche del Museo di Arte Criminologica di Olevano di Lomellina in provincia di Pavia, ha ricostruito in cera, basandosi sui verbali dei carabinieri del tempo, l'aspetto che aveva quella valigia quando è stata aperta. È un'immagine molto forte, tanto che l'artista che l'aveva pubblicata sulla sua pagina Facebook l'ha rimossa. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!